Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Si stringe il cerchio per quanto riguarda la fascia destra dell'Inter. I candidati sono principalmente tre: c'è Spence che è anche il favorito, Guela Doué e Molina, e andremo a vedere le ultime e a fare un confronto più approfondito tra i tre profili, visto che sono calciatori diversi anche per caratteristiche. Andremo poi a vedere le altre ultime, c'è il nome di Romero che viene accostato all'Inter, la situazione Pavard e il nome di Curtis Jones di cui si torna a parlare anche dal lato Liverpool. Andiamo con ordine, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport e naturalmente io vi ricordo anche quei pochi semplicissimi click come il like al video e l'iscrizione al canale che danno un grandissimo supporto. La Gazzetta titola: "A tutto Spence, l'Inter sprinta all'esterno inglese, ora è il preferito. Contatto col Tottenham, servono almeno 35 milioni e il club di Londra vuole inserire anche Romero." Sul nome di Romero ci arriveremo tra un attimo, andiamo sul Corriere dello Sport che invece titola: "L'Inter è al bivio. Doué o Spence, il club disposto al sacrificio, costano 35 milioni. Dopo gli stop per Palestra e Calaili è ancora caccia all'esterno. La dirigenza è al lavoro con Strasburgo e Tottenham." Naturalmente dello stesso tema scrive anche Tutto Sport che titola: "L'Inter vira su Spence e Romero degli Spurs. Per entrambi il Tottenham chiede 35-40 milioni a testa, a destra Doué è un'alternativa mentre Perisic vorrebbe tornare. Sfumato Calaili sono tante le alternative su cui sta lavorando Marotta." Ecco, diciamo che tante alternative in questi giorni sono state proposte anche dagli intermediari e dai vari agenti, perché sanno che l'Inter deve acquistare un calciatore sulla destra, è chiaro che ognuno propone il suo assistito. Si sta però delineando la gerarchia delle preferenze in casa Inter e Spence sarebbe al primo posto, anche perché il Tottenham è un po' più propenso a trattare rispetto allo Strasburgo e Spence vorrebbe tornare in Italia, anche perché in Inghilterra viene chiuso da Pedro Porro sulla destra e a sinistra c'è la concorrenza di Udogi, oltre al fatto che il Tottenham non ha le coppe europee, quindi gioca soltanto le competizioni inglesi, il campionato e le due coppe nazionali. Il nome di Guela Doué non è fuori dai radar nerazzurri, però ha un costo anche leggermente più alto perché lo Strasburgo alza un muro, la dirigenza, la proprietà è la stessa del Chelsea, quindi è una proprietà che naturalmente chiede un costo elevato quando va a cedere un calciatore che in questo momento comunque attrae diversi interessi, anche dopo le buone prestazioni al mondiale. E poi c'è il nome di Molina, che è quel profilo che costa qualcosina in meno, è un profilo che dà sicurezza ma anche meno opportunità di crescita perché un'età più avanzata. Ci sono poi anche delle altre strade in realtà, però sembrano più remote, si parla anche di Belgali del Verona, però in questo momento l'Inter non sembra interessata ad accelerare su tale nome. C'è anche la suggestione Perisic, però al di là di un aspetto fisico che comunque dà ancora garanzie, è pur sempre un calciatore di 37 anni, insomma l'Inter non credo che voglia fare un investimento, visto che comunque il PSV chiede circa 5 milioni perché è sotto contratto con la squadra olandese, insomma al momento sembra anche questa un'ipotesi remota. E andiamo anche a valutare quelle che sono le caratteristiche di Spence, Guela Doué e Molina, perché sono tre calciatori diversi. Ecco, secondo me la scelta andrebbe fatta non solo per l'opportunità di mercato, ma anche per le caratteristiche che l'Inter vuole portare, perché un conto è giocare con Spence, un altro con Doué o Molina. E andiamo appunto a vedere anche la tabella relative alle statistiche dell'ultima stagione in campionato. Iniziamo dai dati così anagrafici, per così dire. Doué è sicuramente quello che ha maggiori margini di miglioramento perché è anche il più giovane, classe 2002. Spence è un classe 2000, Molina è un classe 98. Dal punto di vista fisico, visto che naturalmente non è un discorso secondario, la forza fisica, per esempio Red era stato proposto, il terzino del Feyenoord, però i dirigenti dell'Inter vorrebbero andare su un profilo più fisico. Ecco, per esempio Doué 1,87 m per 80 kg, è quello più strutturato. Spence è vicino 1,85 m, Molina leggermente meno, 1,75 m. Per quanto riguarda i dati realizzativi, 2 gol e 6 assist in campionato per Doué, 2 gol e 2 assist per Molina, nessuna realizzazione per Spence, che naturalmente però paga anche un'annata molto negativa del Tottenham.
Dal punto di vista delle hitmap notiamo che per esempio Doué è un calciatore che viene a giocare molto dentro al campo, ecco, vediamo la sua hitmap e notiamo che copre una porzione di campo maggiore in ampiezza, per così dire, venendo appunto a giocare anche verso l'interno del campo. Più in ampiezza invece è Spence e Molina. Andiamo anche con gli altri dati, ecco, e vediamo già sulle prestazioni di corsa. Sicuramente questo è un fiore all'occhiello, possiamo dire, per le qualità di Spence, che raggiunge velocità massime di 36,5 km/h, è il suo principale punto di forza, e vediamo invece poi c'è Molina con 35,3 e Doué con 33,8. Naturalmente non parliamo di calciatori lenti in nessuno dei tre casi, certo Spence fa della velocità la sua arma migliore. Andiamo sui passaggi però, perché danno un'indicazione sulla parte tecnica e vediamo gli assist attesi di Doué sono nettamente superiori agli altri due, ha una maggiore precisione passaggi anche per quanto riguarda quelli nella metà campo avversaria, palle lunghe precise superiori quelli di Spence, seppur nelle percentuali è superiore Molina, quindi segno che Spence ne prova molte di più. Accuratezza cross meglio Doué. Ecco, questo è un altro dato interessante perché come vediamo quello di Spence è nettamente più basso, non tanto in percentuale ma sul totale rispetto agli altri due. Dati difensivi nettamente favorevoli a Guela Doué per intercetti, per contrasti, per palle recuperate e per chiusure difensive. Solo sui dribbling subiti meglio Spence, però poi questo dipende molto anche da ciò che fa la squadra. Per esempio una squadra che porta una pressione alta, magari anche il difensore avversario evita la pressione, può finire nelle statistiche come un dribbling subito. Poi vediamo anche dal punto di vista, ecco, degli altri dati a partita, che sono comunque pur sempre interessanti. Per dribbling riusciti, Doué ha un'alta percentuale, però il totale non è altissimo, 0,8 a partita, più quelli di Spence, 1,1 a partita, meno Molina. Spence sfrutta tanto la sua velocità per andare appunto anche in dribbling. Poi per contrasti vinti, per duelli a terra vinti, per duelli aerei vinti, nettamente meglio quella Doué, che comunque è un profilo più fisico. E sono dati che vengono confermati anche poi dai percentili. Ecco, proviamo ad ingrandirli. E infatti troviamo per esempio, ecco, in realtà assist attesi in questo caso sui percentili meglio Molina, però sicuramente Spence è quello messo peggio. Poi vediamo per esempio per cross riusciti meglio Doué e Molina, per dribbling, duelli offensivi più Spence, anche per corse progressive. Poi vediamo i duelli aerei meglio Guela Doué, e per quanto riguarda invece per esempio i duelli difensivi Molina meglio di Doué, Spence è quello sicuramente messo peggio. Per gli intercetti, e questa è una particolare statistica perché è rapportata solo ai momenti in cui la squadra non è in possesso, è meglio Doué ma non è distante Molina. Praticamente sono dati che cosa ci indicano? Che Spence è un calciatore che sì, sfrutta sicuramente ha un po' più di dribbling, ma sfruttando tanto la sua corsa, perché è un calciatore che fa della parte, ecco, fisica aerobica, mi verrebbe da dire, un punto di forza, e quindi sono tanti dribbling riusciti proprio sfruttando più che la tecnica pura in sé, l'aspetto, ecco, fisico. Doué è un calciatore molto più fisico, forse anche più difensivo, anzi possiamo tranquillamente togliere il forse, ed è un calciatore che anche sui duelli aerei è messo nettamente meglio rispetto a Spence e rispetto a Molina, mentre Molina è quel profilo un po' più equilibrato. Ecco, dal mio punto di vista è quella la principale differenza. Doué più difensivo, ha comunque corsa, può coprire tutto il campo, leggermente più tecnico rispetto a Spence, che invece punta tantissimo sulla corsa. Anche i dribbling sono realizzati sfruttando la corsa. Molina, quel profilo equilibrato, però anche quello con meno margini di miglioramento. Diciamo che la scelta Molina sarebbe, come dicevamo ieri, una scelta più conservativa. Prendo un calciatore che ha esperienza, che so quello che mi può dare, meno rischi, ma anche meno possibilità di alzare nettamente l'asticella. Quindi, anche dal mio punto di vista, è un po' dietro nelle preferenze. Io preferirei Doué perché è un calciatore più giovane, quindi ancora maggiori margini di miglioramento rispetto a Spence, ha una buona tecnica, corsa, mi assicura tenuta difensiva, forza fisica e duelli aerei,
mentre Spence colpisce, come detto, per la sua rapidità e quindi può portare anche qualcosa in più dal punto di vista offensivo. C'è però un altro aspetto, che Spence ha sì 1,1 dribbling riusciti a partita, che non sono pochi, sfruttando la rapidità, ma partendo da terzino della difesa a 4, quindi avendo più campo anche per andare in progressione. Giocando da quinto, e qui praticamente sia Spence che Doué dovrebbero adattarsi ad un modo di giocare differente. Giocando da quinto, Spence praticamente partirebbe più a ridosso delle linee avversarie, quindi meno spazio per andare in progressione, e soprattutto molto spesso in Italia le squadre avversarie affrontano l'Inter con linee schiacciate, spesso anche centrocampo e difesa molto stretti. Molte squadre, soprattutto quelle della parte destra della classifica, affrontano l'Inter con un blocco basso, e quindi chiaramente lì ecco da capire se Spence riuscirebbe comunque a sfruttare bene quelle sue doti che poi diventano un punto di forza. L'altro aspetto qual è? Ovviamente tornando al tema delle trattative, è che anche su Spence il prezzo può essere destinato a salire. È ancora impegnato al mondiale, stasera giocherà la semifinale con l'Inghilterra e sta facendo buone prestazioni. Quindi dal punto di vista tecnico andrei più su Doué, dal punto di vista delle trattative ovviamente sia Doué che Spence sono due trattative difficili, però probabilmente è un momento in cui l'Inter deve anche provare ad investire qualcosina in più, perché c'è un ruolo fondamentale da coprire. Quello del quinto titolare è un ruolo fondamentale nel 3-5-2 e quindi un investimento leggermente più alto e soprattutto caratteristiche che si abbinano a ciò che l'Inter vuole. Sono tre profili diversi, bisogna innanzitutto avere le idee chiare su cosa si vuole portare in squadra, se si vuole prediligere la forza fisica e i duelli aerei di Doué, se si vuole prediligere invece la corsa, quindi l'accelerazione che può portare Spence, o magari quel profilo più equilibrato come Molina, che è anche un po' più bravo negli inserimenti in area rispetto agli altri due, più esperienza sicuramente rispetto agli altri due, ma meno margini di miglioramento. Come detto, io andrei sull'Ivoriano. Andiamo invece anche con gli altri temi di giornata, torniamo sugli articoli precedenti, e sia Tutto Sport che la Gazzetta parlano di Romero. Ecco, per esempio la Gazzetta dello Sport ha parlato, tornando anche agli esterni, di 35 milioni. Io penso che forse per Spence potrebbero servirne più circa 40 milioni, e Doué non penso che costi molto in più di Spence, ma c'è meno possibilità di trattativa. Su Romero invece è un discorso diverso. Romero è stato sì proposto dal Tottenham, l'Inter ha chiesto informazioni, però Romero ha un costo altissimo per l'Inter, perché Tutto Sport riporta 35-40 milioni, qualche altro giornalista riporta circa 50 milioni, ha un ingaggio da 6 milioni e mezzo all'anno, quindi per quanto Romero tornerebbe volentieri in Italia, verrebbe volentieri all'Inter, ma i costi sono davvero molto alti e non so se l'Inter sarebbe pronto a fare un investimento del genere. Io dubito fortemente. Sarebbe sì quel profilo dalla caratura internazionale che alzerebbe nettamente l'asticella, che porterebbe effettivamente un salto di qualità anche per leadership difensiva, per letture. Il centrale che ci manca sarebbe Romero, però i costi sono alti e purtroppo abbiamo visto che l'Inter non è propensa a fare degli investimenti tali. Poi magari il mercato è sempre imprevedibile, si riesce a fare tra virgolette un pacchetto tra Romero e Spence. Romero magari potrebbe ridursi l'ingaggio, ma insomma ad oggi mi sembra un'ipotesi molto remota, a maggior ragione perché l'Inter ha già Pavard che ha un ingaggio alto, e su di lui ci sono ecco un altro tema da approfondire, da aprire, e andiamo proprio con gli altri articoli. Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport: Cialobà si allontana così Pavard può restare, Stones è offerto a zero, costi elevati, niente a fare con il Chelsea per il centrale, il francese da piano aspetta offerte ma... E scrivono di Pavard anche il Corriere dello Sport: torna Pavard, il gruppo dirà se resterà, e Tutto Sport che scrive Pavard può partire per 12-15 milioni. Ecco, praticamente Pavard è un nome che è ancora in uscita, quindi alla gente è stato chiesto di trovare offerte da 12-15 milioni, quindi del valore che era il diritto di riscatto appunto del Marsiglia, però occhio perché potrebbe cambiare la situazione, perché Pavard vorrebbe giocarsi le sue carte, da quanto si legge starebbe mostrando grande abnegazione nei primi allenamenti stagionali,
e bisognerebbe capire se il gruppo accetta quello che può essere visto come un pentimento, perché ricordiamo, lui è andato via proprio perché c'era un problema di spogliatoio. Già l'anno precedente in semifinale di Champions lui praticamente era infortunato e a differenza di Lautaro non provò a stringere i denti. Poi ci fu la famosa foto giocando a padel con Teo Hernandez quando non partì per il mondiale per club causa infortuni alla caviglia. Insomma, sarebbe da risolvere il problema di spogliatoio e dopodiché l'Inter dovrebbe essere pronta a tenere un calciatore da 5 milioni netti all'anno. Io penso che la permanenza di Pavard possa essere dovuta più ad un fattore di convenienza, nel senso che non si riesce a cedere Pavard, che ad oggi non ci sono offerte, è un calciatore che ovviamente ha un costo importante e quindi non si può mettere da parte quasi fuori rosa, e chiaramente anche Pavard, non avendo altre squadre interessate, può essere interessato invece, scusatemi il gioco di parole, a rimanere all'Inter. E inoltre l'Inter eviterebbe poi un altro investimento, perché se non va via Pavard, non si libera lo spazio a bilancio di Pavard, non si fa l'introito col francese, non si possono acquistare due difensori. Con la permanenza di Pavard l'Inter dovrebbe prenderne soltanto uno. Pavard potrebbe alternarsi con Bissek, Akanji centrale appunto da alternarsi col nuovo calciatore che arriverebbe, e quindi ecco, dal punto di vista tecnico sicuramente il tutto quadrerebbe. Bisogna, come detto, far quadrare anche dal punto di vista dello spogliatoio e dal punto di vista economico. Penso però che se dovesse arrivare un'offerta, ecco che si tornerà a parlare della cessione di Pavard, però è già uno spiraglio la possibilità della permanenza. Leggiamo poi sulla Gazzetta dello Sport: il Liverpool gela i nerazzurri, Jones è un top, può restare, il nuovo allenatore dei Reds, Iraola, stimo Curtis, per noi è importante, ma l'Inter non molla il centrocampista. E leggiamo anche sul Corriere dello Sport il triangolo con Jones al centro, Iraola chiede al Liverpool di tenerlo, il Nottingham Forest è in agguato, ma Curtis spera ancora nell'Inter. Non confermate le voci di un rilancio nerazzurro. E poi leggiamo invece su Tutto Sport: Jones sfuma, adesso il Liverpool vuole tenerselo. L'accordo col giocatore c'è, ma il nuovo tecnico Iraola lo stima molto e vorrebbe averlo per anni. Ecco, praticamente il nome di Jones è un nome che continua ad interessare all'Inter, però ad oggi non può essere una priorità. In primis perché c'è da prendere il quinto a destra, c'è da prendere un difensore, perché non ci sono state ancora uscite a centrocampo. Frattesi, Aslani, Akinzamiro sono tutti ancora in rosa, e quindi è chiaro che l'Inter non muove passi verso Curtis Jones. Anche l'offerta di cui si era vociferata, la nuova offerta di cui si era parlato di 32 milioni, non è stata confermata, e insomma sembra che a Liverpool non sia mai arrivata questa nuova offerta. E ieri l'allenatore del Liverpool, il nuovo allenatore del Liverpool, ha parlato bene di Curtis Jones, lo ha definito un grandissimo giocatore e un giocatore che spera che rimanga con loro anche per i prossimi anni. Quindi questo è chiaro, apre comunque uno scenario diverso. Jones preferirebbe ancora l'Inter, però a sapere che il nuovo allenatore lo apprezza, sapere che c'è possibilità comunque di permanenza a Liverpool, cambia lo scenario, non è un calciatore fuori dal progetto. L'interesse del Nottingham invece sembra un po', ecco, più distante in questo momento, perché è chiaro che anche per una questione di progetto sportivo Jones potrebbe essere interessato ad andare all'Inter se Inter e Liverpool trovassero un accordo, perché comunque sarebbe un protagonista, un titolare inamovibile probabilmente del centrocampo dell'Inter, visto anche l'investimento che richiederebbe. Potrebbe comunque giocare la Champions, giocherebbe il campionato per vincere, per una competitività altissima naturalmente. Il Liverpool, che chiaramente apre alla permanenza, è un progetto sportivo forse ancora un passo avanti all'Inter, ecco, ad essere sinceri, ad essere realisti. Il Nottingham probabilmente in questo momento un po' più in secondo piano nelle preferenze del calciatore. Il punto qual è? Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni, anche se il calciatore va in scadenza tra meno di 12 mesi, anche se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto, il Liverpool non si smuove dalla richiesta di 40 milioni, quindi eventualmente anche i 30-32 non soddisferebbero i Reds, e quindi insomma anche alla luce di questo secondo me Jones è
ormai non dico un affare sfumato, ma un affare molto lontano dall'Inter. Quindi richiesta del Liverpool, apertura alla permanenza da parte dell'allenatore, allontanano il nome di Curtis Jones. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, anche sui tre profili che in questo momento sembrano i principali candidati. Ecco, voi chi preferireste tra Spence, Doué, Molina, o magari, perché no, magari un nome completamente nuovo. Insomma, ipotesi permanenza Pavard, il nome di Romero, però come detto io credo poco alla possibilità che possa arrivare il difensore argentino, e tutti gli altri temi in casa Inter possono essere oggetto di discussione, oggetto di confronto nella sezione commenti. Quindi come al solito sfruttiamo quella fantastica sezione che permette di confrontare le nostre idee, e naturalmente come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.